io, movilindi. Più tempo passa e più rischiamo il culo qua. E spegnimi quella radio del cazzo. No me dejes, Guajira, que llore tu ausencia, no me dejes, Guajira, regresa de nuevo por favor. Si sabes que yo te quiero, No me dejes, ven a calmar mi quebranto. por favor. Dale un poquito de amor a este que te quiere tanto. No me dejes. Iniziamo proprio male, ma partiamo con calma. Ni con uno ni con dos, cuenta tres o cuenta cuatro, yo te juro comparito, y ni con 20 me emborracho. Immaginate un luogo dove le porte delle case restano aperte senza timore. Un posto in cui la comunità è piacevolmente unita. Bello, no? Beh, benvenuti a Segario, un piccolo paese dell'entroterra sardo. Secondo l'ultimo censimento, contava 1147 abitanti. Qui la vita si intreccia tra campi coltivati, allevamenti e tradizioni che si tramandano di generazione in generazione e vanno avanti da migliaia di anni. Ma c'è un piccolo dettaglio che rende questo paese diverso dal resto del mondo. Mentre nelle altre città si attende con ansia l'uscita del nuovo iPhone, a Segario, come un orologio incantato, il tempo sembra essersi fermato. E precisamente agli anni '80. Non solo nello stile di vita dei suoi abitanti, ma anche nella tecnologia che qui arriva con un po' di ritardo e rende tutto più affascinante. Nei bar, invece, si respirava un'aria diversa. Qui ai tempi potevi goderti una partita a carte o una sana scazzottata, ma in entrambi i casi non ci si annoiava. Beh, lo so, Segario era proprio carina. Ma aspettate a fare le valigie, perché quella tranquillità stava per finire. Non fatevi ingannare dal suo aspetto elegante e composto. Lui è Alejandro da Vinci. A soli 28 anni è già uno dei maggiori narcotrafficanti di Bogotà. Ma facciamo qualche passo indietro. Da Vinci, nato in un piccolo barrio alla periferia di Bogotà, ha subito fin da piccolo le imposizioni dei primi della classe. I suoi compagni di scuola erano tutti figli d'arte. Anche il più moventi poteva vantare un piccolo capo d'accusa. Da Vinci, invece, è cresciuto in una famiglia umile. Il padre mandava avanti una piccola attività di pollame. Ma vedendo tutti quei soldi passare per le mani dei suoi amici, decide anche lui di darsi da fare nel mondo della malavita. Così iniziò la classica gavetta con piccoli furti. Ma una volta cresciuto, passò poi all'erba e infine riuscì a entrare nel tanto ambito traffico di cocaina. Ma il mercato era già saturo. Così decise di spostare il proprio business verso l'Europa. Viste le origini del padre, scelse come base operativa la Sardegna, la cui posizione geografica era una perfetta rotta per il narcotraffico. Ma su questo ci arriveremo più tardi.
Da Vinci non si trasferì solo. Si portò dietro i suoi gallos, chiamati così per la loro fedeltà verso il grano. Ricordate il tizio sulla destra? È Su Bambino, il suo braccio destro. Cresciuto nei sobborghi più malfamati di Bogotà, Su Bambino si era fatto un nome con piccoli furti d'appartamento. La sua firma era un macabro segno di riconoscimento. Ma quel passato è ormai lontano. Oggi è diventato uno dei tirapiedi più fidati di Da Vinci. La stazione di polizia di Segario. Abituati ai furti di galline, non immaginavano che presto avrebbero affrontato un gallo di tutt'altro genere. Le segnalazioni arrivavano e non potevano più ignorarle. Ma torniamo al punto in cui ci siamo lasciati. Dopo l'ennesima segnalazione, si erano finalmente decisi a controllare. Ma probabilmente avevano sottovalutato il genio del Da Vinci. La sua organizzazione era impeccabile. Il laboratorio in Colombia garantiva la materia prima, ma poi quando arrivava in Sardegna, tutto cambiava. Seguendo le orme del padre, Da Vinci aprì un'attività di pollame anche sull'isola, usandola come perfetta copertura per i suoi affari. Grazie a un piccolo escamotage, riusciva a passare inosservato. Il processo era piuttosto lento, ma il risultato garantito. Le uova, una volta essiccate, potevano contenere circa 50 grammi di cocaina ciascuna. Insomma, un uovo di circa 4.000 euro di valore. Mica male, no? Ora immaginatevi di tornare a casa con una confezione da 6 uova. ¡Patrón! Il caro patron, durante il suo soggiorno a Segario, si era stabilito in una modesta tenuta immersa nel verde cuore del paese. A protezione della villa scelse i cacciatori del paese. Dopotutto, se riesci a colpire una lepre in corsa, un intruso non aveva scampo. Ispirandosi alla celebre Hacienda Nápoles di Pablo Escobar, fece importare varie specie di animali, tra le quali una rara specie di tortora moribondas, famosa per il suo canto insolito che riecheggiava in tutta la tenuta. Essendo un amante del caffè e un nostalgico di casa, ne fece importare una pregiata selezione, direttamente dalla Colombia, da distribuire nei bar del suo nuovo paese. Così, ogni volta che desiderava un caffè, poteva sempre gustarsi l'aroma di casa, sempre se non veniva interrotto. Questo perché per gli anziani di Segario era visto come un invasore, un forestiero che provava a fargliela in casa loro, e non perdevano occasione per farglielo capire. Ma purtroppo per Da Vinci questo ancora non poteva succedere, o almeno finché il suo potere non sarebbe cresciuto. Ma il mattino seguente arrivò la svolta. It's beautiful, beautiful, so remember. In
in prima pagina. Una notizia che avrebbe cambiato il suo destino da lì a poco. Sapete chi è lui? Il suo lasciapassare per espandere i suoi traffici. Da Vinci, a dirla tutta, si era un po' stufato di far arrivare la merce su mezzi di fortuna. Soprattutto perché ogni tanto qualche pacco finiva per sparire tra le onde. Ma con le rotte della marina a disposizione, finalmente avrebbe potuto mettere le mani su vere navi mercantili. Proprio come consigliava la sua rivista preferita. Decisamente più spaziose e affidabili. La vera sfida era portare la merce dalla Colombia fino in Sardegna. Ma una volta superato quel tratto, il resto era un gioco da ragazzi. Arrivata qui, la merce veniva nascosta abilmente all'interno delle uova. Da quel punto tutto diventava più semplice. Le uova passavano inosservate e finivano su tutti i mercati, diventando la perfetta copertura per distribuire il prodotto in tutta Europa. E improvvisamente, il Medio Campidano si sarebbe ritrovato il maggiore esportatore di uova di tutta l'isola. Ma che dico, di tutta Italia. Ma per realizzare questo sogno, bisognava agire bene. Da Vinci era abituato a corrompere tutti, ma con l'ammiraglio era diverso. Il suo disprezzo per la corruzione era di dominio pubblico. Così, non potendolo corrompere, rimaneva solo una cosa da fare: spaventarlo. Ma prima voleva giocarsi l'ultima carta, avvicinarsi al figlio e guadagnarsi la sua fiducia. Como que morarlo que no me viví tanto. Como que morarlo que no le vi tanto. Como que morarlo que no me viví tanto. Il figlio dell'ammiraglio è Ernesto Lai, conosciuto da tutti come il sindaco Lai, nonché primo cittadino di Segario, una persona dedita al lavoro e alla sua amata comunità. Ma questo Da Vinci lo ignorava e cercava ugualmente di aggraziarselo. Ammettiamolo, Da Vinci aveva buon gusto, ma al sindaco poco importava. In quel periodo non poteva manco gustarsi un pranzo con sua moglie Dolores, che veniva sempre importunato. I due non navigavano certo nell'oro, ma accettare quei soldi sarebbe stata per il sindaco una sconfitta. Per poi fare cosa? Convincere l'ammiraglio a chiudere un occhio? Nah, non faceva per lui. A differenza di Dolores, si stava sicuramente immaginando come spendere quei soldi in un colpo solo. Ma non sottovalutatela. Quella sera Da Vinci aveva organizzato una cena con ospiti di spicco. Tra i presenti c'erano il campione di pesi massimi Marco Giuric e la modella Franciola Bianchi. Nonostante la compagnia, l'atmosfera era carica di tensione. Da Vinci, stanco di tutti i rifiuti del sindaco, decide di fare l'unica cosa che sapeva fare meglio. Era fatta. Quel pazzo di Da Vinci l'aveva fatto per davvero. Stava ufficialmente dichiarando guerra all'ammiraglio Lai.
Le regole erano semplici. O avrebbe assecondato le sue richieste, o non avrebbe più riabbracciato il suo unico figlio. Da Vinci, prima di ogni mossa, studiava a fondo il suo avversario. Lo faceva pedinare, osservava ogni dettaglio e solo quando si sentiva pronto, agiva. Ma questa volta il suo giudizio è stato annebbiato. Proprio da lei. L'avete riconosciuta? Non ve lo aspettavate, eh? Ma che ci fa lì? Semplice. Aiuta il patron a gestire il suo riscatto. Durante la prigionia, il sindaco era tenuto nascosto in un vecchio stabile non lontano da Segariu. Il pernottamento non era poi così male. Veniva servito e riverito, quasi come se fosse ospite del Grand Hotel. O quasi. Escarlata, mira, te quiero como no he querido nunca a ninguna otra mujer. Y te he esperado como jamás hubiera sido capaz de esperar a otra. Suélteme. He aquí a un soldado del sur que te quiere. Avete sentito bene? Qualcuno se la stava dando a gambe. E no, non era Rossella in via col vento, ma il suo fottuto prigioniero. Nel giro di poche ore, la notizia era già arrivata ai giornali locali. Una cosa era certa. Il sindaco era riuscito a fuggire. Ma nessuno sapeva come o grazie a chi. Rimane ancora un mistero quanto accaduto 2 mesi fa nel comune di Segariu. Il sindaco fu rapito da un narcoboss colombiano per estorcere favori dal padre, un influente ufficiale della Marina Militare. Ma durante la sua prigionia, come in un banale film poliziesco, è stato aiutato a fuggire da un complice, che ancora oggi rimane ignoto. Non ve lo aspettavate, vero? Beh, ve lo avevo detto. In una piccola comunità come Segariu, ognuno fa la sua parte. Da Vinci è stato solo un invasore. Uno che ha sottovalutato il legame che tiene unito questo posto. E soprattutto, l'astuzia di Dolores. E ora, Segariu è di nuovo salva. Sembra un angelo caduto dal cielo, come vestita quando entra il sassofono blu, ma si annoia appoggiata a uno specchio, tra fanatici in pelle che la scrutano senza poesia. Sta perdendo, sta perdendo, sta perdendo, sta perdendo. Sta perdendo, sta perdendo, sta perdendo, sta perdendo tempo. Una sera incontrò un ragazzo gentile. Lui quella sera era un lampo e guardarlo era quasi uno shock. E tornando, e tornando, e tornando, e tornando. E tornando, e tornando, e tornando, e tornando a casa. L'amore disperato va.
Dopo quella volta lei lo perse di vista. Disperata lo aspetta ogni sera il sassofono blu. Una notte da lupi lei stava piangendo. Quella notte il telefono strillò come un gallo. Sta chiamando, sta chiamando, sta chiamando, sta chiamando.